Versailles nessuno chiedeva cosa vuoi fare da grande, perché la risposta era già decisa. Ogni bambino che nasceva ereditava il proprio destino. Padre, un uomo può cambiare il corso delle stelle? Sì, William. E invece no, a Versailles nessuno cambiava niente. Ogni bambino sapeva già che fine avrebbe fatto. Se sarebbe diventato cardinale, generale, governatore, servo. E a seconda di dove cadevi nella gerarchia, cambiava anche il tipo di infanzia, di educazione e di condanna. L'istruzione a Versailles non serviva a scoprire chi eri, ma a ricordarti chi dovevi essere. Tuttavia, qualunque fosse la tua posizione, certe regole erano uguali per tutti. Sveglia all'alba, messa, pasti cronometrati, studio e silenzio. Anche i più piccoli avevano una giornata scandita come un orologio. La religione era ovunque, 2 preghiere al giorno, catechismo a memoria e morale cattolica infilata dappertutto. E poi, ovviamente, l'ingrediente principale, l'obbedienza. Perché un bambino vivace non era considerato curioso, ma pericoloso, e guai ad avere opinioni personali. Nel 1700 un piccolo paggio reale, considerato troppo vivace e chiacchierone, fu sottoposto a un esperimento educativo. Per mesi gli fu impedito di parlare in pubblico e riceveva un colpetto ogni volta che apriva bocca. L'effetto? Da adulto parlava pochissimo e con un tono così basso che la gente pensava fosse effettivamente muto, e tutti lo ritennero un successo educativo. Quello del paggetto vivace è l'esempio di come l'educazione del tempo non servisse solo per istruire, ma anche per plasmare il carattere. Il rispetto te lo insegnavano con la fatica, la disciplina con la noia e l'obbedienza con l'umiliazione. E Versailles aveva un'intera collezione di punizioni perfette per il compito. Le punizioni corporali e i castighi severi erano comuni nell'Ancien Régime. Dovevi imparare fin da piccolo a obbedire, perché sarebbe stato quello che avresti fatto anche da grande. Tutta la vita a servire. Servire il re, servire il duca, il colonnello, il marito. Tutti dovevano servire. Persino il re si poteva dire che servisse il regno. Di solito si andava di schiaffi, bacchettate o sculacciate. Spesso sulle mani o sulle ciappette. A volte con la verga, una sottile asticella di legno. Anche i figli del re potevano subirle. Luigi XIII da bambino ricevette vergate per mancanza di disciplina. I bambini venivano anche costretti a restare inginocchiati a lungo, a volte con le braccia alzate, in posizioni scomode. A volte dovevano stare inginocchiati sui ceci e in pubblico. Così oltre al dolore c'era anche una bella dose di umiliazione. La punizione più leggera e considerata educata era la bacchettata sulle nocche, magari con una bacchetta cerimoniale. La classica bacchetta del maestro del passato, un'asta lunga e sottile, simbolo di autorità educativa e disciplinare, che poteva essere usata per indicare e all'occorrenza tac, ti arrivava sulle mani. Poi c'erano castighi più blandi, come vietare di giocare, uscire, ricevere visite o i dolci. Per i principi la punizione più seria era non poter vedere la madre o il padre, perché già li vedevano pochissimo. Oppure si lasciava il bambino in un angolo, anche per ore, o addirittura chiuso in una stanza buia. Il Delfino di Francia iniziava a studiare a 5 anni, ma non come tutti. La sua educazione era spettacolo di Stato. Le lezioni spesso erano a porte aperte, la corte guardava, giudicava, prendeva appunti. I cortigiani volevano verificare personalmente che l'educazione del futuro sovrano fosse impeccabile, oltre che raccogliere informazioni per trarne vantaggio politico. Il principe studiava diritto, araldica e genealogia. Doveva sapere chi era e da dove veniva, perché tutto il suo valore stava lì. Poi storia e francese. Le lingue straniere erano fondamentali per parlare con le corti europee. Latino per la chiesa, italiano per la diplomazia, spagnolo e tedesco per alleanze dinastiche e soprattutto etichetta, galateo, cerimoniale, postura, tono di voce. Anche sbagliare un inchino era un problema politico. L'educazione del Delfino era la più repressiva e controllata. Era finalizzata a garantire che ogni aspetto della sua persona riflettesse la maestosità e l'autorità del trono. Comunque tutti i bambini dovevano rappresentare il loro status in ogni momento, come il giovane duca d'Angoulême, nipote di Luigi XVI. Da piccolo fu rimproverato pubblicamente per essersi seduto in modo indecoroso durante una visita. Aveva osato appoggiarsi troppo allo schienale della sedia. A quei tempi il corpo rigido era simbolo di controllo assoluto, anche controllo morale. Ecco perché li vedete sempre impettiti. Come avrete capito, essere principi faceva schifo, meglio essere rampollo. I
figli delle famiglie nobili di rango elevato non erano destinati a regnare, ma a orbitare intorno al trono e a esserne strumenti. Diventavano ambasciatori, ministri, generali, cardinali, ma erano sempre al servizio della monarchia. Ricevevano un'educazione formale, ma con maggiore flessibilità rispetto ai figli reali. Avevano più libertà di espressione e meno pressione pubblica. Cominciavano a studiare tra i 6 e i 7 anni, spesso nelle proprie residenze prima di trasferirsi a corte. Come i reali studiavano latino, teologia, storia e filosofia, a cui si aggiungevano musica e danza di corte per brillare nei ricevimenti, poi arte della conversazione per imparare a sostenere dialoghi brillanti, strategici, senza però risultare più intelligenti del re. La formazione dipendeva dal ruolo previsto. Militare? Scherma, strategia, equitazione. Ecclesiastico? Teologia, latino, morale. Diplomatico? Lingue, conversazione e teatro dell'ipocrisia. Il fatto che non fossero destinati a regnare permetteva ai genitori e ai precettori dei rampolli di mostrare più affetto, senza timore di ammollire il bambino. Potevano essere più indulgenti su errori o disattenzioni. A volte erano persino lasciati giocare, ridere o piangere senza essere immediatamente corretti. Cosa impensabile per un delfino di Francia. Il paggio era un giovane nobile di secondo piano, spesso figlio di un cortigiano fedele al re. Entrava a Versailles molto presto, anche a 7-8 anni, e viveva dentro la corte come servitore onorifico in miniatura. Era destinato a diventare uno scudiero, un valletto o un ufficiale delle guardie reali. I paggi passavano le giornate a osservare i più grandi. Non avevano precettori personali, ma studiavano a margine, rubando il sapere come si ruba una caramella e sperando di diventare qualcosa di più di un soprammobile umano. Cosa imparava? A portare messaggi, ad assistere a cerimonie e le basi del comportamento cortese, inchini, formule di saluto, precedenze, movimenti eleganti, come stare in silenzio quando serve e parlare solo quando si è interpellati. A volte anche grammatica, religione e latino, ma a un livello più base. Ma soprattutto imparava l'arte della discrezione e dell'opportunismo silenzioso. Il suo compito era esserci, ma senza disturbare. Non dimentichiamoci dei figli di servitori, cuochi, dame di compagnia. Anche loro crescevano a Versailles. Come immaginerete, per loro non c'era nessuna aula e nessun precettore. Venivano avviati presto al lavoro, già dai 9-10 anni. In cucina, nelle lavanderie, tra le carrozze. Se proprio andava di lusso, finivano in scuole religiose o artigiane. L'istruzione era imparare a non disturbare e a non farti male. La carriera migliore era diventare come il padre senza finire nei guai. Finora abbiamo parlato soprattutto dell'istruzione maschile, perché era quella più completa e che più si diversificava a seconda del ruolo che si sarebbe svolto da grande. Per le bambine reali o nobili il destino era sempre lo stesso: diventare mogli e madri o suore. Perciò tutte, a prescindere dal lignaggio, ricevevano un addestramento mirato a trasformarle in esemplari decorativi da esposizione. Dovevano essere raffinate ma non troppo intelligenti. Si sa, una donna brillante metteva a disagio e doveva rappresentare con grazia la famiglia. Le materie erano sempre le stesse, scelte con cura per non stimolare troppo il cervello, ma abbastanza da rendere la bambina presentabile in società. Religione e morale, musica, danza, canto, ricamo ai lavori femminili, educazione al contegno, cioè non alzare la voce, non ridere troppo, non esprimere opinioni se non richieste. Poca lettura, ancora meno scrittura, il latino roba da preti, la storia solo quella sacra, la matematica giusto quella per contare le perle. Le figlie dell'aristocrazia che non venivano mandate in collegi o conventi ricevevano l'istruzione in casa, tramite governanti o, se la famiglia era moderna e ambiziosa, tramite precettori privati. Se la famiglia sperava di accasare la figlia a un livello alto, allora le dava un'istruzione più seria e strutturata. La figlia istruita era un valore aggiunto sul mercato matrimoniale. A seconda del rango c'erano piccole differenze nell'istruzione. Ad esempio, la figlia del re doveva sapere di più le lingue rispetto alle altre, anche nell'eventualità di sposare un principe straniero, e cresceva più isolata nella reggia, sia per proteggerla, sia per tenerla ben consapevole del proprio rango. La figlia di nobile d'alto rango studiava le stesse materie di base, ma la sua preparazione era meno militare e più salottiera. Le figlie dei servitori interni a Versailles, se erano fortunate, imparavano a leggere e scrivere, magari per merito di un curato locale o di una padrona generosa. Fin
da piccole venivano indirizzate a servire con compiti graduali, portare messaggi, vestire la padrona, occuparsi dei più piccoli. Il massimo della carriera era diventare cameriera personale di una dama di rango. Dunque, la prossima volta che un bambino disobbedisce, non serve urlare, basta sussurrargli Versailles. E mentre lui immagina parrucche, caramelle e stanze dorate, voi penserete ai ceci, alle bacchettate e a 12 ore di galateo. E adesso tocca a voi, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, altrimenti Versailles!